Ciao ragazzi e benvenuti al parchetto del Tagliagole. Oggi ragazzi continuiamo a parlare di perdersi nel bosco. Come vi ho detto, non è una cosa così difficile, non è da dare per scontato, io non mi perderò mai. Si perdono le persone esperte, ci si perde anche vicino a casa. Quindi ragazzi la possibilità di perdersi c'è, è effettiva, è un dato da mettere nel calderone quando si prepara un'escursione o un trekking. Adesso in questo video ragazzi vediamo chi chiamare se il telefono ci funziona, se abbiamo rete. Nel prossimo video invece vedremo, faccio 3 puntate perché ragazzi è stato un argomento molto interessante, mi avete scritto in tantissimi, c'è stata molta partecipazione, quindi secondo me serve a tutti. Facciamo altri 2 video, dovevano essere 2 video, ne facciamo 3, quindi altre 2 puntate, questa che state vedendo più un'altra, spero di essermi spiegato. Mi accorgo che intanto sono un po' una scimmia a parlare, quindi prima puntata l'avete vista, questa che vedete adesso è la prossima. In questa vediamo cosa fare se il telefonino ci funziona, se abbiamo rete. Nella prossima puntata vediamo invece i casi più difficili in cui non c'è proprio segnale, non potete comunicare con l'esterno, siete voi nel vostro bel fango di cacca ragazzi e dovete levarvi dagli impicci da soli. Ragazzi, però, prima di parlare, di vedere cosa fare col telefonino, se ci funziona, volevo ringraziare tantissimo, attenzione, ristorante Taverna Mediterranea Mariano Comense, perché mi è successa una cosa che non mi è mai successa, ve la racconto perché mi sono emozionato, adesso mi sa che sono diventato pure rosso, perché al momento di andare a pagare c'era anche l'amico Andrea, era la sera prima della partenza per il raduno su Daramon. C'era anche Andrea, siamo andati a mangiare lì, ristorante in cui sono già andato, ragazzi, tra l'altro si mangia da Dio. Ora, sembra che lo sto dicendo apposta, però ragazzi si mangia da Dio, andate a mangiare pesce lì, spettacolare. Fatto sta che arrivo alla cassa, chiedo il conto e mi dicono sconto PDT e mi ha fatto un bello sconto sul totale. Perciò grazie mille, è la prima volta che mi succede. Infatti ho detto, ma come mai riconosciuto? Non c'è anche la maglietta. E mi ha detto, con quella faccia lì, aggiungendo tra virgolette tutto il resto, non si può non riconoscerti. Prima volta che mi succede, ve l'ho raccontata. Grazie mille, Taverna Mediterranea Mariano Comense. Se siete nella zona, magari la conoscete già, andateci a mangiare ragazzi, perché si mangia pesce da Dio. Andrea può confermare, perché se conferma mia moglie sembra troppo di parte, invece Andrea che ci ha mangiato per la prima volta è stato veramente contento. Ragazzi, dopo questi ringraziamenti assolutamente doverosi, andiamo a vedere cosa possiamo fare in una situazione in cui siamo persi se abbiamo il telefonino che funziona. Via! Eccoci qui ragazzi, pronti a farci la nostra classica chiacchierata, sottolineo sempre tra amici. Nessuno dice questo è quello che dovete fare in assoluto, nessuno dice questa è la verità assoluta. Ovviamente siamo qua per discutere, nei commenti scrivete tutto quello che volete, non abbiate mai paura di scrivere quello che pensate, perché è importante, scambiamo delle idee ragazzi, quindi è molto importante confrontarsi anche su questo argomento, oltre che sui nostri ferracci, perché questo è un argomento molto importante. Ragazzi, il problema di perdersi nel bosco, ne parlavo l'altro giorno con gli amici dei raduni, il problema di chi si perde nel bosco, quello che manda in panico chi si perde nel bosco, alla fine è il fatto di perdersi e sapere che il tempo passa. Il tempo passa e arriva sera, perché finché è giorno il panico è contenuto, poi si va in panico comunque, ok? Viene la foga di trovare l'uscita, girare, guardare, quindi la foga ragazzi questa dovete cercare di contenerla perché vi porta magari in situazioni pericolose, però col passare del tempo aumenta la preoccupazione, il disagio ragazzi di dover affrontare una notte nel bosco. Parlando con gli amici dei raduni ci siamo detti, vabbè, se capita a me dormire fuori, ho dormito fuori un pacco di volte nel bosco, non sarà la prima volta, non sarà l'ultima, aspetto il giorno dopo, mi organizzo come meglio credo, questo lo vediamo nel prossimo video, come organizzarci nel bosco se non riuscite a chiamare soccorsi, e passa la notte ragazzi, mi passo la notte nel bosco, non è stata programmata, sarò sicuramente in panico anch'io perché mi sono perso, però ragazzi posso tranquillamente passarmi la mia notte nel bosco senza dar fuori di matto. Per una persona che invece è abituata ai trekking giornalieri, trekking organizzati, trovarsi da sola
mentre inizia a fare buio nel bosco è un grosso problema. Quindi su questa cosa che vi dico, perché avevo detto questa cosa? Perché quando vi accorgete che siete persi, che magari state girando da un'oretta e mezza e non trovate proprio la soluzione, non aspettate che diventi troppo tardi prima di chiamare i soccorsi. Ovviamente se il telefonino vi prende, perché se il telefonino non vi prende, ragazzi, lo vediamo nel prossimo video, però se non vi prende il telefono dovete cavarvela con le vostre forze. Però se il telefonino vi prende e vi accorgete, ragazzi, che siete persi, piuttosto che continuare a muovere, poi con la foga, no, devo uscire, devo andare, devo trovare. Siamo trovati tutti in questa situazione. Io per primo, però ragazzi, io ho una grossissima tempesta in montagna, ragazzi, mi sono cagato sotto di brutto, ma di brutto, Poi, passato il maltempo, ritrovata la strada e tutto, però nel mentre mi sono proprio strizzato. La volta che mi sono strizzato di più in montagna, ragazzi, sotto una tempesta. Ragazzi, cercate prima di tutto di mantenere la calma. Andare in giro con la foga di cercare di trovare, corro di qua, corro di là, magari vi porta a situazioni di rupi, ma anche pendenze scoscese, a corsi d'acqua che non vedete, buchi, ragazzi, non lo so, inciampate nei sassoni. Ragazzi, magari vi porta in situazioni veramente più anguste, diciamo, più pericolose, più selvagge di quelle che in realtà state vivendo. Se vi siete persi e avete la certezza di esservi persi, perché ricordatevi che non sempre il soccorso è gratuito, ok? Ok che in questi casi, ragazzi, se vi siete persi per salvare le palle, non c'è soldo che tenga, però il mio appello è non chiamatevelo se siete a 10 metri da un centro abitato e sapete di esserlo. Quando avete però la certezza di esservi persi, il mio consiglio è non fate diventare troppo tardi e chiamate i soccorsi, ragazzi. Non c'è bisogno di vergognarsi, non c'è bisogno di niente, chiamate i soccorsi. Se avete il telefonino, ragazzi, la cosa da fare immediatamente è chiamare i soccorsi, di poi vi guideranno loro nelle cose da dire. Ovviamente siete come non siete, vi chiederanno dove siete, se ci sono feriti, se non ci sono, se state bene. Ragazzi, cercate comunque di restare calmi. Delle volte si dice anche ti metti giù, ti prepari un bel tè, ti mangi un panino e poi ci pensi. Cercate di restare calmi, non fatevi prendere dalla foga, dalla paura, perché può diventare la situazione veramente più pericolosa di quello che è. Vi siete persi in un bosco, vengono a trovarvi, se non arrivano oggi arrivano domani, ma comunque non è che morite di fame nel bosco. Ovviamente tutto questo se non è inverno, ragazzi, perché d'inverno le situazioni iniziano a essere un po' più pericolose. Passare la notte al gelo d'inverno nel bosco o ne siete attrezzati o è rischioso. Per questo vi dico, non fate arrivare troppo tardi, vi siete persi, chiamate. Chi chiamare, ragazzi? Chi chiamare? Perché se fate un giro su internet, il numero che vi consigliano è il 118 o il numero unico 112. In realtà io ho parlato con diversi operatori, tra cui ringrazio Carlo e Enrico, perché mi sono stati veramente d'aiuto per chiarirmi determinate cose. Per quale motivo, ragazzi? Perché i numeri che trovate, se cercate su internet chi cerco se mi sono perso, trovate 118 e 112. In realtà il 118, ragazzi, è un numero per le emergenze sanitarie. Quindi quando voi chiamate il 118 non fa altro che girare la comunicazione al soccorso alpino, ok? Che al 90%, 99% dei casi sbriga la faccenda in solitario, cioè si muove in modo autonomo. Se invece chiamate il 115, ragazzi, vigili del fuoco a livello governativo, sono loro gli incaricati del soccorso se una persona si è persa, ok? Se non si è ferita, se non si è fatta male, se non ci sono situazioni, non è magari un soccorso perché mi sono perso, magari hanno rapito qualcuno, allora lì polizia e carabinieri, però in caso mi sono perso nel bosco, sto bene, ho il mio telefonino, il numero da chiamare diretto è il 115, che penserà lui ad attivare tutti gli altri organi di ricerca, compreso il soccorso alpino, i volontari di ricerca della Croce Rossa, le squadre cinofile e il resto. Istituirà un campo di base mobile
da cui poi partiranno le ricerche per venirvi a prendere. Quindi ragazzi, non il 118, quello è per le emergenze, ma il 115 oppure il 112, che è il numero unico per le emergenze. Come faccio? Come faccio ragazzi? Come faccio a mandare il mio segnale? Allora, chiamo i vigili del fuoco, sicuramente mi chiederanno la posizione. Ragazzi, con WhatsApp, io vi dico la prima, poi ci sono 1000 modi, però con WhatsApp manda posizione e arriva esattamente il punto in cui siete, possono addirittura seguirvi. Ovviamente questo se il telefono prende, ragazzi, se riuscite a telefonare e se avete la linea internet, ok? Perché in molti casi magari avete il telefono che funziona, riuscite a chiamare, ma non avete linea internet, quindi non avete internet, ragazzi, non potete usare WhatsApp, ok? Quindi cosa devo fare? Visto che mi chiederanno se so più o meno dove sono, se mi chiedono più o meno dove sono, cerco un'area abbastanza aperta, non state sotto gli alberi, non infilatevi in una grotta, nemmeno nuotatina sotto il ponte del torrente, cerco un punto aperto dove il mio GPS del telefono prende, apro Google Maps offline, quindi non vi farà vedere nulla ragazzi, però sarete offline, quando lo apro, in basso a destra, almeno sul mio, c'è una specie di mirino, lo cliccate, in automatico vi individua la posizione sul telefono, perché non prende la linea internet, ma si attacca direttamente al GPS. Presa la posizione, sulla mappa comparirà un pallino blu, quelli sarete voi. Schiacciate sul pallino blu e in automatico vi compaiono le coordinate, quelle due stringhe di numeri, ragazzi, due numeri, che dovete semplicemente al telefono, se avete linea telefonica, comunicare ai vigili del fuoco. Gli date le coordinate, tac, vengono a prendervi. Ragazzi, se non vi funziona anche questa, se i satelliti sono coperti, sono esplosi, quello che volete, ragazzi, trovate un punto facile per farvi individuare. Vestitevi sempre con colori sgargianti, portatevi qualcosa per farvi individuare e dite, ragazzi, sono al ponte sul fiume, non so qual è, sul torrente, non so qual è, però c'è vicino un grande albero. Poi lo so che nel bosco è un po' così, però potete dire sono in una piana, sono vicino all'albero, abbiamo fatto un esempio adesso quando eravamo sulla Maglia, c'era un grande albero tutto senza rami, sono nella piana, vicino all'albero senza rami, vedo una cascata, cioè cercate di dare dei riferimenti, ovviamente oltre a dire al posto dove siete, per cercare di farvi trovare il più possibile, non nascondetevi, non infrattatevi, cercate un modo per essere visti, visto che magari i soccorsi arrivano dal cielo, vi devono vedere. Ok ragazzi, adesso nel prossimo video vediamo se invece non potete comunicare con l'esterno, non potete assolutamente sentire qualcuno, dovete cavarvela con le vostre gambe. Un'altra cosa che vi posso dire, di portarvi sempre, di aggiungervi per farvi vedere, e questa me l'ha suggerita l'amico Carlo, è un fumogeno, perché se vi cercano che avete chiamato soccorsi con l'elicottero, accendete il vostro fumogeno e siete belli che trovati, ragazzi. Quindi un fumogeno, secondo me, è una cosa intelligente, non pesa niente, ve lo portate. Ragazzi, lo so che poi mi dite, vado a fare il trekking con la famiglia, devo prendere questo, quello, il fumogeno. Ragazzi, può capitare, è una scelta vostra se essere preparati a questa eventualità oppure no. Mi raccomando, non date per scontato il fatto di non perdervi. Detto questo ragazzi, vi ribadisco, se vi perdete nel bosco, 115, chiamate il 115, in alternativa il numero unico 112, però è il 115 perché poi il 112 lo smisterà di là ovviamente al 115, quindi chiamate direttamente il 115, il 118 è per le emergenze sanitarie. Ragazzi, spero che sia stata una bella chiacchierata, tutto quello che non vi torna, che magari dite io così, cos'ha, tutto nei commenti, qui nessuno la verità, discutiamo tutti insieme. Ragazzi, da questo argomento che vedremo nella terza puntata con gli accessori, secondo me indispensabili da portarvi per riuscire nel miglior modo possibile a uscire da questa situazione, dal parchetto del Tagliagole è tutto, buona giornata e ciao!